ce la posso fare. Non ce la posso fare. Ci sono cose che vuoi o non vuoi non cambieranno mai. Mai. Tipo Gerry Scott in televisione. Il piacere che ti può dare un barattolo di Nutella, no? Che tu stai lì col cucchiaio. E, e Cassano che straparla su Bastoni, Inzaghi e Barella. Sempre c'è questo trio delle Bermuda. Sempre, 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 sempre. Possono giocare, parlo dei giocatori in campo, qualsiasi partita, può uscire qualsiasi performance. L'Inter può magari arrivare nuovamente in finale di Champions League, ma non basterà comunque a cambiare i giudizi di Antonio Cassano, che fatemelo dire, per me non si può ascoltare, perché se uno ragiona per preconcetti e non per quello che vede, perché quello che vede credo che sia quello che vediamo tutti, a meno che davvero quello che uno vede non credo che si possa interpretare, cioè, sì, cioè si può anche interpretare, ma c'è c'è una scala di valori che non può differire da per me è 90 e per te è 20. Se per me è 90 e per te è 80, possiamo ragionare, certo. Per me è 100, per te è 70, è più, però comunque possiamo ragionare. Ma se per lo status quo parliamo di 80-90 e per te ribadisco 20-30 per dare delle misure parametrate in numeri, di cosa vogliamo discutere? Di nulla. E so già che tanti mi diranno: Ma Manesco, ma tu ancora una volta parli di Antonio Cassano? Siete voi i primi colpevoli perché date spazio. No, i primi colpevoli non siete né voi né noi. Ma semplicemente il fatto che quello che dice Cassano in qualche modo interessa. Che ci piaccia o no, è così, perché facciamo un giochino, magari sbaglio ed è anche piacevole sbagliare, mai come in questo caso vorrei sbagliarmi. Facciamo un giochino. Io sono convintissimo che per esempio questo video avrà più views di quelle dopo il post partita Inter-Bayern, dove tra l'altro anche analizzavamo, erano discorsi sicuramente anche più assennati, più, 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 più profondi, senza ombra di dubbio. E vi dico invece che questo contenuto andrà meglio. Ma magari sbaglio, magari sbaglio. Giochiamo, giocare non costa nulla. No, perché vai su qualsiasi pagina, Instagram, scorri i social, appunto YouTube e quanto altro, eppure valangate di commenti, valangate di copertura, no? C'è un impatto, c'è della risonanza. E questi sono fatti. Non è che me lo invento io. Perciò, più che accusare me, ma accusare, non è che sto visto, lo fate sempre in maniera genuina, che sia chiaro. Però vi dico che quello che dice, ragazzi, voi non vi interessa. O perché sparare nel mucchio e dire cose fuori dal mondo può essere ritenuto piacevole, non lo so, cioè, magari è anche una questione studiata, proprio psicologia alla mano, ma è così. Comunque, proviamo a esprimere il concetto, perché qua sono stato 4 minuti e abbiamo detto il nulla, ma adesso proviamo ad andare più a fondo. Prima, come al solito, se volete spolliciate per il nostro caro algoritmo, iscrivetevi per seguire i prossimi di contenuti e non c'è un attimo di tregua perché già domani si scende di nuovo in campo. Contenuti, ormai è così, e quindi din don attivate la campanella. Grazie, 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 grazie. No, per chi ancora non lo sapesse, a Cassano, tifoso a detta sua, interista, ritiene insufficiente il lavoro di Inzaghi all'Inter, lo ritiene insufficiente perché secondo lui in 4 anni non puoi vincere un solo scudetto e quindi e qualche coppetta, diciamo così,
non è assolutamente qualificabile in maniera positiva. Poi, detta da uno che tra l'altro non gli interessano i titoli, mi parla sempre di calcio e di espressione calcistica, parametrare il suo lavoro in base ai risultati mi sembra anche abbastanza incoerente, ma va bene, soprassediamo. Eh, Bastoni non sa difendere, secondo lui, c'è sempre il confronto con Van Dijk, e dove lo vede ovviamente perdente, sembra a secondo di Cassano, e Barella non è all'altezza di giocatori come De Jong, Pedri, Declan Rice e chi più ne ha più ne metta. Anzi, tira fuori dal cilindro Lobotka. Cioè, ascoltavo la puntata di Viva il Football dove era ospite Materazzi, e io ogni tanto li ascolto sempre quando c'è un ospite speciale, come in passato chi c'è stato che ho ascoltato con piacere. Dai, talmente è che già mi sono pure dimenticato. Oh, che hanno avuto? Vabbè, mi verrà in mente, io non mi ricordo neanche cosa mangio a pranzo, è una roba, se voi mi chiedete cosa ho mangiato, non ricordo una mazza, vabbè. Comunque, parlavano con Materazzi, che secondo me, vabbè, lui dice, per me Barella, me ne prendo un altro, non è neanche, per lui Lobotka è superiore, cioè, innanzitutto, perché confronti Barella a Lobotka? Cioè, confrontare Barella a Lobotka significa non avere proprio anche cognizione di quello che stai valutando. Stai parlando di un play basso, assolutamente, Lobotka, di uno che detta i tempi, cabina di regia, con una mezzala. Cioè, è come confrontare appunto Cialanoglu a Barella. Cialanoglu offre un determinato lavoro e Barella un altro. Cioè, Barella non è un 4, anzi, la forza di Barella è che può essere anche un 4, un 8, volendo anche un 10. Certo, non sarebbe anche, detto da me, tra i miei 10 preferiti, ma nel suo repertorio può annoverare anche quei compiti là, perché ha anche il passaggio, no? Anche l'ultimo passaggio in alcune circostanze, senza ombra di dubbio. Però il discorso veramente di andare a fare alcune valutazioni io non lo capisco. Per me è straparlare, è come cioè, sta roba mi è rimasta in testa, il fatto di confrontare Lobotka con Barella. È come se uno confronta Salah con Lewandowski. Cioè, come fai a parametrare questi due giocatori che hanno assolutamente caratteristiche diverse? Perché fai questo confronto? Cioè, è assurdo. Ma lo stesso confronto Bastoni-Van Dijk sono due giocatori diversi. Bastoni è un braccetto, Bastoni non è un difensore centrale. Bastoni è un braccetto. Mm? Semplice. Di Marco è un quinto. Di Marco non è né un terzino, non è né un esterno alto. Di Marco è un quinto. Purtroppo ci sono giocatori che sono ancorati al loro calcio. Questo è il discorso. Il problema è che molti non hanno capito che il calcio è in continua evoluzione. Il calcio di oggi, piaccia o non piaccia, non è quello di 5 anni fa. Figuriamoci di 20 anni fa. Figuriamoci di 20 anni fa, perché adesso piace fare il confronto l'Inter del triplete con l'Inter di oggi. Ma sono inconfrontabili quelle due squadre, sono inconfrontabili. Perché questo è tutto un altro calcio, è tutto un altro, sicuramente anche roster, sicuramente valori individuali diversi, assolutamente sì, ma l'assetto di gioco è diverso. I Pedri, i Declan Rice citati, giocatori fenomenali, altro che assolutamente, ma li vorrei vedere poi nel contesto, perché è sempre una questione di contesto, ragazzi miei, non prendiamoci in giro, è sempre una questione di contesto. Gimenez, facciamo un esempio stupido, al Feyenoord toccava una palla, 2 gol. Una palla, 2 gol. Al Milan entri in quella dimensione, dopo 2 partite, non la tocchi proprio la palla, non la vedi proprio. È una questione di contesti.
Vlahovic, Fiorentina, Juventus. Ci sono tanti esempi che si possono fare. E questo è, ma anche Mkhitaryan sta vivendo una seconda giovinezza proprio perché si è calato in un assetto tattico che gli fa, lo valorizza al meglio, al massimo. E quindi parlare anche di Inzaghi e legarlo solamente allo scudetto perso 4 anni fa, e per me rimane uno scudetto perso, cioè ci sono cose che sono quelle. È vero, Inzaghi il primo anno ha perso uno scudetto, molto per sua inesperienza, assolutamente, ma questo non cambia che adesso dopo 4 anni lui sia un allenatore completamente migliorato nella gestione del gruppo. E alcuni giocatori, ragazzi, oggi parliamo di Acerbi forse come miglior difensore centrale della Serie A, ce ne sono pochi come Acerbi, diciamo. Ma prima che arrivasse all'Inter un altro po' c'erano i deliri per non farlo arrivare a Milano, cioè, rendiamoci conto, il Di Marco di anni fa e il Di Marco di oggi, lo stesso Bastoni. Io mi metto e vi dico anche la maturità dello stesso Mkhitaryan, di gente già forte che con Inzaghi, per me, clamoroso, con compiti diversi rispetto a quelli precedenti, ma questa è la bravura anche dell'allenatore. Per cui io sentire veramente delle valutazioni ancorate innanzitutto al passato, portate avanti per preconcetti e proprio anche analizzare in maniera sguaiata, e lo fa un calciatore, è fastidioso, è anche un po' fastidioso, onestamente, è anche un po' fastidioso. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, perché sono anche andato anche abbastanza lungo, e se volete iscrivetevi, fate un po' come vi pare. Ovviamente io vi abbraccio forte, forte, forte.